E benvenuti in questo nuovo video. Parola Leoni, dopo Mantova-Venezia finita 2-5, una partita che ha regalato la sesta vittoria di fila, ma che comunque non è stata così facile come sembra dal tabellino, Sì. come ho detto un po' ieri. Cioè, una partita che ha riservato delle insidie e infatti nei commenti qualcuno ne ha sottolineata, soprattutto in difesa, ecco, qualche incertezza, ecco, che sicuramente ieri c'è stata, perché comunque al di là dei 5 gol, che comunque rimangono, però ne hai Certo. subiti 2, quindi qualche errorino c'è stato, non hai fatto clean sheet e qualcosa di incerto si è visto, ma causa anche una difesa che non era quella titolare, ma dopo ne parleremo assolutamente. Vi siete fossilizzati tanto sulla questione singoli, ci sta, perché effettivamente ieri diversi singoli, uno in particolare di cui andiamo a parlare tra pochissimo, insomma è uscito un po' allo scoperto, si Sì. può dire, finalmente, e direi di non tergiversare più, ma prima di iniziare ti ricordiamo che questo video contiene interruzioni pubblicitarie. Se vuoi vederlo senza pubblicità e al contempo sostenerci, puoi abbonarti a solo 1,99 € diventando così un leone del canale. Con l'abbonamento potrai guardare tutti i video già pubblicati, oltre ovviamente ai nuovi video, senza interruzioni pubblicitarie, vedere il video pagella in esclusiva poche ore dopo la partita, essere protagonista nel video settimanale Parola ai Leoni. In descrizione trovi il link per abbonarti e la playlist con tutti i contenuti senza pubblicità. Andiamo a leggere subito il commento di Alessandro Dorigona, mi permetto io di leggerlo perché è veramente un quadro bellissimo, Vai. è un ritratto di un giocatore che lui evidentemente ama. Ciao ragazzi, grande Venezia e sempre Forza Unione. Tanti gol, partita davvero divertente e piena di emozioni. Bene Yeboah, bene Busio e Kike, finalmente adorante. Qualcosa di buono anche da chi è entrato. Insisto sul lavoro sommerso che fa Segrado e il Peligroso, una sua definizione, questa ai diritti, al copyright su El Peligroso. Niente classe, solo fisico e voglia. Non fa cose semplici come scelta, solo roba sporca. Quando palla lui, noi tifosi sentiamo una sensazione di pericolo vero, sia quando è in attacco che in difesa. Onnipresente in campo, corre come un maniaco, vince tutti i contrasti, scarta anche i compagni di squadra, è generoso e di nuovo peligroso, assi stupendo e grande cuore. Esatto, finalmente Ha detto tutto puoi lui. prenderti veramente la maglietta, ora puoi comprarla perché effettivamente ne vale la pena vedendo che giocatore è diventato. Oh, prima si diceva un po' per il meme, no? Per scherzare, adesso veramente comincia a diventare un calciatore importante, cioè, sulla sinistra. Cioè, ti ricordi quando all'inizio si diceva sì, Bjarkason alla fine è titolare, però non è che convince fino in fondo. Esatto. Cioè, secondo me Sagrado sta andando parecchio, soprattutto nella partita contro il Mantova, ma anche nelle partite scorse pian piano stava un po' uscendo da questo Sì, guscio, no? ma io ci ho sempre visto qualcosa, Tu diciamo. Cioè, sì, io l'ho sempre io difeso in no. qualche modo perché vedevo che aveva qualcosa, però non riusciva a farlo uscire. Sì. Effettivamente, però all'inizio bisogna dire che sbagliava veramente Eh, dei passaggi che sì, non ero cattivo a no, prescindere. sembrava veramente un altro giocatore rispetto ad adesso. Posso dire che nella partita a me è sembrato, cioè, anche dalla partenza, il più in palla. Cioè, mi sembrava quello proprio partito meglio e quello che nei primi minuti mi ricordo una sgaloppata, al di là di quella del gol. Cioè, Sì, veramente subito è partito a 1000. E poi nel secondo gol fa qualcosa di eccezionale. Abbiamo un po' parlato meglio delle pagelle, dove riusciamo un po' a parlare sì, esatto. meglio dei singoli e a fossilizzarci su quelli, prendendoci dei più minuti, però effettivamente su quel gol lì, cioè, parte tutto da lui, da una Sì, sua giocata in dribbling e poi da una palla che dà per Iboah bellissima. Cioè, incomincia a dar qualcosa di concreto, intendo, capito? Non solo fa meno errori di prima, che sì. cioè, nel senso, non va bene. Per quello che nel video precedente parlavamo anche di Fargi, no? Della contrapposizione, adesso è arrivato Fargi, in teoria penso per giocare lì, però sarà da capire perché A adesso 'sto punto con lo sì. Sagrado in grande spolvero è dura. Anche Cioè, fisicamente comunque lui è più grosso penso di Fargi, non sì, so, sì, dobbiamo ancora vederlo, però, no, no, è più mi grosso, sembra sì, sì, esatto, è più 100%. grosso, corre anche, parecchio, fa un bel lavoro sporco, quindi comunque abbiamo trovato la titolarità finalmente dell'esterno, di cui avevamo bisogno. Non pensavo mai che fosse lui, Sì, quell'uomo, esatto. e invece lo è, ha ragione Stroppa, perché evidentemente è quello che gli ha dato fiducia, è quello che aveva detto che era un po' timido, che per sgrezzarlo un attimo, per togliergli di dosso
questa, oserei dire quasi, Insicurezza. sì, paura, capito? Aveva bisogno di minuti e ha avuto Sì, ragione lui, cioè per far vedere le sue qualità, che evidentemente c'erano, cioè sì, effettivamente le sta facendo uscire, tranne che prima non si vedevano per questioni psicologiche evidentemente. esatto. Adesso mi sembra proprio libero di testa, ecco, quello volevo quello volevo intendere. Quindi niente, questo sul sagrado e son contento per Alessandro Dorigone, ha vinto, cioè evidentemente ha vinto questa battaglia, io l'ho persa, però son Esatto. contento di averla persa perché abbiam trovato un esterno sinistro di tutto rispetto. E andiamo direttamente a parlare un po', appunto, accennavo prima di 5 gol, ma anche 2 subiti, quindi qualcosina a livello difensivo, e sappiamo un po' anche perché è una difesa inedita, così ha un po' ballato, abbiamo un po' difettato ieri. E andiamo a Francesco Pina, altro nostro abbonato che ringraziamo davvero Grazie. tantissimo. Sì. Vittoria cinica e di qualità. Ottimo Sagrado che sta crescendo di partita in partita. Venturi un po' in difficoltà, ma d'altronde Svoboda è di un'altra categoria. Nota stonata l'atteggiamento di Boa alla sostituzione. Guardando la squadra festeggiare sotto la curva, non mi è parso di averlo visto. Ora testa alla prossima, Forza Unione. E vado anche a Max The King che scrive: Fioi troppo forti, però sempre occhio in difesa. E continuo sempre con Truri a sempre parlare di difesa. Il primo gol del Mantova era evitabilissimo, parte da un nostro errore dovuto ad un'ostinata costruzione dal basso quando ci stavano pressando. Lo reputo un errore difensivo originato da Stankovic. Il secondo gol meno evitabile perché Mensah si inventa un bel tiro. Lo fa però da solo, da fermo e senza nessuno ad ostacolarlo. Però dai, abbiamo fatto 5 gol, tutti i commenti superflui, forza, unione, Esatto, Venturi è stato quello che ha convinto meno in difesa, ovviamente. sicuramente. La difesa era inedita, cioè sicuramente non avrebbe mai giocato se ci fossero stati tutti presenti. Infatti non ha convinto quasi nessuno, penso neanche Stroppa, perché l'ha fatto uscire. Sì, al Sì, 64esimo, che è un po', cioè sarebbe normale, ma per lui che tende a fare i cambi sempre più in là, vedo cambiare al 64esimo un difensore, oltretutto esatto. centrale. Ok, può avere la scusa che magari non aveva tutti quei minuti perché non era abituato a farli, però non Anche so. Kovac la scorsa volta l'ha fatti. Sì, esatto, esatto, esatto. Vabbè, comunque, a Shintian abbiamo visto che secondo me non era completamente al sicuro lì dietro perché giustamente mancavano i suoi due amici, Partner, certo. esatto, e anche lui cioè, ha fatto una partita buona giustamente, però non Non è quello che sa stata, fare. esatto, non la migliore. Eh no, perché secondo me effettivamente c'è anche il migliore lì, l'unico titolare della difesa ieri, che era Shintian, cioè, tende un po' a perdere automatismi, ma non perché diventa magicamente scarso, ma perché appunto esistono questi meccanismi rodati che hai con i tuoi partner, non Sì, sai bene che movimento farà, se lo fa come Svoboda, direi di no, cioè non ti dà quelle garanzie di sicurezza, quindi perdi anche tu le tue certezze e vai un po' in difficoltà e sì, ieri un po' si è visto tutto questo, era inevitabile comunque. È un era, problema passeggero sì, comunque sì, sì. evidentemente, no? Era inevitabile anche il giallo che ha preso Venturi per protesta, Sì, dopo che ha tirato la maglietta, comunque ha fatto un fallo sì che evidente, ci c'era. stava, e si è lamentato un po' troppo e gli ha dato un giallo gratuito l'arbitro. Sì, un po' nervosismo inutile, cioè, Infatti, chi se ne frega, incomprensibile. perché sei stato ammonito non per il fallo, ma per la protesta più che Esatto, altro. Cioè, denotava un po' anche il nervosismo suo forse, di non aver messo in mostra le sue sì, qualità magari, ecco, perché magari ci sono, però complice anche il poco minutaggio concessogli, va un po' in difficoltà. Mi ricordo anche nel primo tempo che, cioè, era andato in scivolata su Mensah, uno che ci ha messo, devo dire, abbastanza sì. in difficoltà, ho fatto la rima, ieri, ma è andato in scivolata, non l'ha fatta bene, stava nascendo il gol dell'1-1 praticamente, perché lì eravamo in vantaggio ed è andato male in scivolata. Capito? Un po' di incertezze le ha fatte vedere e lì abbiamo un attimo tremato, però dai, è come dicevo, un problema passeggero perché dalla prossima torna Sì, tornano Svoboda. tutti, anche Sverko. Sì, esatto, ma torna anche Svoboda perché Sì, cioè, dà di più da tutti i punti di vista, cioè, c'è poco da fare. Ok, a livello difensivo, che è importantissimo, come abbiamo visto, ma anche secondo me a livello di costruzione di gioco, di costruzione della manovra, perché è di più da tutti i punti di vista, nel vero senso della parola, dà una sicurezza in generale alla squadra diversa. L'aveva detto anche Iboa nella conferenza pre-partita che da quando è tornato Svoboda gira tutto un po' in maniera diversa perché
conta tanto la difesa, ok? Il gioco offensivo, che qua non ci possiamo di certo lamentare di quello, però quando, cioè, lo riesci a fare meglio paradossalmente quando secondo me hai dietro delle certezze che ti Sì, permettono di farlo. esatto. Non so se mi sono spiegato. Comunque il primo gol viene da una costruzione sbagliata di Busio dal basso, infatti Busio, Sì, ne abbiamo parlato anche nelle pagelle, non è stato proprio al massimo ieri, e infatti la è vero. costruzione sbagliata porta al gol Invece no, no, è loro. vero. Cioè, è il suo l'errore principale. Sì. Perché, cioè, lì c'è una questione che io pensavo che comunque Stroppa chiedesse con l'uscita sempre e comunque. Mm. Però evidentemente da quel che ha detto nel post partita non è così, perché ha detto bisogna essere un po' più mestieranti. E allora lì si è accesa una campanella, allora non è così, cioè non è come pensavo, perché pensavo fosse una sua richiesta di uscire sempre e comunque dal prossimo avversario palla al piede, Mm. di uscire con una rete, con varie combinazioni e cerchi sempre di uscire anche su pressing avversario come faceva bene il Mantova ieri. Invece, E invece no, ha detto in certe situazioni bisogna essere appunto mestieranti e sì. lanciarla a lungo. Poi non vuol dire sempre perdere la palla, lanciare a lungo. No, bisogna capire la situazione quando veramente non riesci Eh, a creare qualcosa dal basso, la lanci via. via, Come ha esatto. fatto anche Franic, penso, non so, qualcuno che ha lanciato via. Sì, no, ma Giustamente. bisogna farlo, cioè chiunque sia, nel senso ci sta, nelle situazioni si può anche farlo, ecco, una volta può capitare, dico, non è che sempre e comunque, cioè, ok il Barcellona, ma fino a un certo punto. Quindi ci stava assolutamente a lanciarla via e non si sarebbe magari preso quel gol lì. Mm. Quello intendeva il mister e gli do assolutamente ragione. Appunto non capivo questa. Se l'ha detto lui, mi fido, allora la prossima volta chiedo anch'io, lancia via. Esatto. Quindi va bene. Sul secondo gol invece diciamo che un po' di sonno è venuto a tutti, nel senso eravamo su 4-1, Sì. un po' di addormentamento c'è stato, dai, perché effettivamente il gol viene da una rimessa laterale, battuta lunga per carità, lì la palla ritorna a Mensah, la difesa secondo me era un po' addormentata, ho visto anche Shinten non è andato subito a aggredire bene Mensah che appunto tira, fa un bel tiro oggettivamente, sia quello suo che quello di Marras, che quello del primo gol, sono bei tiri per Sì, carità, sono delle infatti. prodezze come ho definito ieri. E quindi hanno proprio pescato il jolly, cioè due bei gol. Però comunque effettivamente più il primo, ecco, c'è da ragionare sul Mm. secondo, errorini davvero, perché ok. Però comunque sono tutte questioni, secondo me, che si possono risolvere a breve. Già col ritorno di Svoboda sarà un'altra questione, secondo me. Bene invece Frani, secondo me. Sì. Dico due parole perché comunque forse a livello di piedi dà più di sverco paradossalmente, non a livello difensivo però. E quindi ieri, come dire, speravo in una fusione tra Sverko e Franic dove i piedi di Franic Sì. e la qualità difensiva di Sverko, non che non faccia mai errori difensivi, però secondo me è un po' più rassicurante da quel punto di vista. Sarebbe un braccetto sinistro devastante, Alla però Bastoni. esatto, un difensore, un braccetto sinistro perfetto alla Sì. Bastoni, insomma. E niente, parliamo anche di Yeboah, però effettivamente che lo citava Francesco Pina prima, Mm. perché sì, sono rimasto un po' interdetto da quel che avevo visto quando è uscito, cioè ho detto, ma perché? Sì, sì, è uscito un po' arrabbiato, però comunque poi cioè, è tornato sorridente, nel senso, Sì, no, sì, sì, cioè, quello sì. non ha messo un brutto clima nello spogliatoio, comunque si è Eh, risolta subito la cosa con era- Stroppa. certo, ma era quello che temevo io, cioè solamente quello, nel senso era un bel clima, siamo nettamente in vantaggio. Tra l'altro non è che hai fatto una brutta partita che tu dici, cazzo, hanno fatto tutti bene tranne me, invece aveva fatto già gol, già assist, boh. Sì. Poi Stroppa ha detto, cioè, perché era arrabbiato perché voleva fare anche il secondo di gol, però vabbè, non mi sembra una ragione, cioè, No, beh, proprio in realtà guardando da un altro punto di vista può essere anche una cosa positiva perché significa che vuole dare certo, il massimo, vuole dare sempre altri gol il più possibile. Sicuramente l'ha pensato per lui più che per la squadra perché vuole sì, aumentare un po' il numero dei gol, però comunque fa bene anche alla squadra se entra con questo pensiero di voler dare sempre il meglio. no, qua, sì, qua ti do ragione, cioè nel senso, evidentemente gli piace giocare, cioè, in questa squadra qui, Esatto. l'ha anche detto appunto nella conferenza stampa pre-partita,
che la squadra in cui si è mai trovato meglio, insomma, perché effettivamente si sente valorizzato nel contesto tattico disegnato da Stroppa e questo ci sta assolutamente, però cerca cerca di placare un attimo sta foga che hai, tanto lo vediamo tutti che sei un fenomeno per la categoria sicuramente, quindi non è che serve che fai il secondo gol, cioè è proprio per gloria personale Esatto. evidentemente. Vabbè, sarà questione di carattere, però effettivamente si è andato un po' a smorzare la cosa nel post partita perché era sereno Sì. già nei video su Instagram, nel post era sereno, sorridente, insomma, quindi va bene così. Però dico solo in futuro che sia lui o un altro, cercare di evitare sceneggiate In del genere. pubblico almeno, Sì, poi esatto, nello esatto. spogliatoio può fare quello che vuole. Esattamente, cioè, perché magari possono un po' rovinare l'umore così. Poi non è stato nulla di fatto, il problema è rientrato comunque. E andiamo al commento di Maurizio Scalpa, altro nostro abbonato con cui chiudiamo. Guardando le statistiche a fine partita, non ci sarebbe nulla da commentare, semplicemente ingiocabili. Però c'è un però. Ci hanno messo in difficoltà più di una volta e potevano passare loro in vantaggio. Probabilmente la doppia assenza in difesa si è fatta sentire. Sottolineerei la prestazione di Adorante, che ormai è diventato l'attaccante che tutti aspettavamo. Vogliamo parlare di Sagrado? Ha avuto una crescita esponenziale nelle ultime 4-5 partite. Ormai sembra una corsa a 3 per la promozione in Serie A. E sabato dovremo tifare Padova, oh signore, sempre comunque, ovunque Forza Unione. Sì, esatto. Sì, No. e parlano tutti di Sagrado comunque, quindi Sì, sì, no, quello ovvio. l'abbiamo già parlato, però Ho detto il effettivamente. copyright a Esatto, Alessandro Durigon perché giustamente è quello che lo citava di più, giusto, è merito suo se fa, adesso è il sagrato che stiamo vedendo. esatto. No, arrivando finalmente a Dorante, sì, secondo me è proprio questo è il titolo ipotetico, finalmente a Dorante, perché Sì, al di là della doppietta è proprio, lo vedi davanti alla porta, è proprio cinico. Mi ricordo quel gol che fa, adesso non mi ricordo contro la squadra, ormai ne facciamo tanti di gol. la rovesciata. No, 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 sì, no, quella lì no. No, comunque è più cinico davanti alla porta. Cioè, Sì. proprio... No, gli arrivano anche delle palle belle. Cioè, Franic gli ha dato una bella palla comunque. Sì, sul Perché primo. senza palle non è che può segnare così tanto. Infatti per quello lo volevo citare, perché ha fatto veramente un bel Eh, assist. Ma al di là del primo, il secondo però se lo inventa praticamente esatto. lui, no? Per quello Sì. dico, sa fare entrambe le cose, cioè lo vedo proprio con un'altra testa, più che Sicurezza. senza Sì, guardare il piede e la testa, cioè proprio con un'altra testa nel senso psicologico del termine. Evidentemente si è sbloccato del tutto, perché anche all'inizio sì, segnava, possono dirci, non è che non ha mai segnato. Ok, è vero, anche all'inizio segnava, ma praticamente solo su sì, rigore. Cioè, cambia molto la questione. Lo dicevamo anche l'anno scorso per poi un palo nei primi 6 mesi esatto. che segnava solo su rigore, cioè evidentemente qualcosa tra lui e Di Francesco, cosa sto tirando fuori? Aiuto. Effettivamente qualcosa tra lui e Di Francesco non funzionava. Chiusa la E parentesi. non l'apriamo mai più. Mai più. A proposito di Poyampalo, però, cioè, è a meno uno da Poyampalo. Sì, adorante. Sì, esatto, in classifica marcatori, quindi Esatto. speriamo possa vincere anche lui questo suo campionato personale Sì, a fine stagione. No, però evidentemente adesso si è sbloccato da tutti i punti di vista. Ok, realizzativo, che c'è sempre stato in fin dei conti, adesso forse un po' di più a livello di numeri, ma mi sembra proprio un altro giocatore a livello di testa, quello dico. Cioè, ok sì, sta che crescendo anche lui. Cioè, comunque non è un grande, esperienza ce l'ha, però anche lui deve crescere e farsi la sua esperienza e la sta facendo. La poi sicurezza sta uscendo. assolutamente sì, poi doveva anche ambientarsi nel contesto tattico di Stroba, Certo. sicuramente questo è un fatto, non è un contesto semplice, cioè è un contesto che ti esalta, però comunque devi apprendere bene i meccanismi per lavorare al meglio sicuramente. Però al di là di quello, anche Stropa nel post partita ha sottolineato il lavoro che fa, Eh, cioè al di là dei gol, il lavoro di raccordo della squadra, di smistamento palloni, che tra l'altro fa bene anche quelli. E sì, quindi cioè, è un aspetto sicuramente da sottolineare. Quindi diciamo, possiamo chiudere dicendo finalmente il bomber, ma anche finalmente l'uomo che fa un po', cioè che è inserito benissimo nel contesto tattico di Stroppa ed è un'arma in più ed è quel giocatore che ti permette di avere quel bel gioco che hai alla fine. Perché sì, comunque fa tanto lavoro sporco, ma per avere quel bel gioco che abbiamo serve anche uno che fa quel lavoro che fa durante in mezzo al campo, non solo in area di rigore.
Andrei direttamente all'argomento, insomma, della corsa a 3 per la promozione diretta, perché effettivamente la cita Mauretto, perché purtroppo ieri non è che è cambiata tanto la classifica. Arriva la nostra vittoria, ma non è che si smuove tanto. Sì, forse arriviamo alle conclusioni, diciamo, nel senso che arriviamo a delle conclusioni, nel senso che potrebbe essere effettivamente una corsa a 3, Sì, guardando i risultati e guardando anche chi si è fermato. esatto, perché come sono andate le altre partite? Monza-Pescara ha vinto il Monza 3-0, Frosinone-Reggiana ha vinto il Frosinone Sì. 1-0, Modena-Palermo 0-0. È qua la sorpresa. Quindi effettivamente, cioè, il Palermo con 3 squadre che corrono, comprese noi, si ferma e a questo punto non è definitivo per carità, però segna che diciamo non è una squadra continua come le altre 3, cioè non Sì, è implacabile come le altre 3, ossia Monza, Frosinone e noi. Quindi adesso rimaniamo secondi. Una roba che dico in questo caso qui è ok l'entusiasmo, cioè perché effettivamente ce lo meritiamo, cioè vediamo una squadra che funziona, una squadra pur sempre a -1 dal primo posto, però infatti. attenzione a quel -3 dal Monza, perché Sì, che il Monza la prossima partita, come ha detto Maurizio Scarpa, avrà il Padova, quindi ci toccherà tifare il Padova per mamma cercare di mia. fermare il Monza. Vabbè, esatto, Tocca. la guardo, dico. Diciamo che stiamo attenti perché secondo me un incidente di percorso può rovinarti la Mm, strada, dico, basta un niente. eh sì. Dobbiamo stare veramente attenti e poi, tra l'altro, che la prossima è Carrarese, con cui all'andata mi pare abbiamo perso, e Mm, la prossima, quella dopo c'è il Frosinone, quindi scontro diretto. Quindi saranno 2 partite importanti le prossime. È proprio questo il discorso, nel senso stiamo attenti, perché basta un niente e siamo di nuovo tutti in ballo e siamo di nuovo magari terzi. E dopo, ecco, tutti gli entusiasmi vanno a farsi benedire. Quindi esatto. bisogna rimanere, ecco, Coi piedi per terra, ma Stroppa penso sia un allenatore esatto. che riesce a mettere un clima del genere nello Sì, spogliatoio. sì, no, 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 certamente non c'è un clima già di festa e tutto, però comunque, ecco, vedo tanti entusiasmi calmi, cioè entusiasmo ma con umiltà, ecco, non saprei come altro Esatto. dire. Guardiamo sempre alla prossima e non guardiamo nel lungo, secondo me. Cioè, sempre la La prossima prossima partita, partita, che è la è vero. Carrarese, in casa per fortuna, perché la scorsa era a Carrara, Mh-mh. e quindi poi il Frosinone e andando avanti così. Eh no, sarà una bella partita quella lì. 2 belle partite ci aspettano, 2 Sì, belle partite intense per noi. Però vabbè, cioè, non per smorzare gli entusiasmi, perché comunque anche il Frosinone può inciampare, c'è un piccolo inciampo addirittura, perché comunque siamo solo a -1, ci permetterebbe di fare l'ultimo grande salto che ci manca, in classifica, perché ne rimane solo 1 di posto da conquistare. Quindi speriamo e diteci voi qua sotto se volete dire aggiungere qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto. Se volete iscrivetevi, lasciate like, lasciate hype se volete. Vi ricordo di guardare le pagelle, basta abbonarsi a 1,99 € e vedete tutti i contenuti, senza pubblicità tra l'altro, come vi ho ricordato all'inizio. E sempre Forza è Venezia. sempre Forza Unione.